Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è un'integrazione ad un vecchio video che avevo fatto per il quale ho avuto una segnalazione dove mi fa notare che il video non era completo. Non so per quale motivo non era completo, ma adesso cerchiamo di risolvere la situazione facendo vedere la seconda parte del video. Infatti qui notate seconda parte. Riguarda la programmazione del PLC S7200 e i quattro timer, i quattro blocchi timer che abbiamo a disposizione. Ma andiamo a vedere la seconda parte. Per chi non avesse visto la prima parte, vi lascio in descrizione il link. Bene. Questa è la seconda parte del video relativo all'uso dei temporizzatori nella programmazione del PLC Siemens. Nella prima parte eravamo rimasti al temporizzatore TP che invece è un generatore di impulsi. Abbiamo messo lo start TP che serve ad abilitare l'inizio della temporizzazione, il tempo impostato sono 10 secondi e l'uscita TP. Vediamo come funziona questo temporizzatore. Andiamo, come abbiamo fatto precedentemente, a compilare le nuove modifiche al file. Andiamo a caricarlo nel PLC simulato. E andiamo ad abilitare la visualizzazione degli stati on-off. Ecco, in questo caso comandiamo a 0 il nostro temporizzatore, il nostro generatore, vediamo il suo funzionamento portando comanda 1, quindi stato on, stiamo switchando lo start da off ad on. Ecco, vedete che cominciata la temporizzazione, per 10 secondi questo segnale sarà presente. Non appena termineranno i 10 secondi, questo segnale sarà disattivato. 10 secondi disattivato. Vediamo cosa succede a differenza, perché guardandolo così sembra che abbia una stretta relazione con il temporizzatore che avevamo già visto, il TOF. Lo facciamo rivedere. In questo caso riporto a 0 il TOF, facciamo rilanciare. Vedete che quando va in on, essendo un ritardo alla disiniziazione, il segnale è subito presente e dopo 5 secondi dovrebbe eliminare il segnale. Questo non avviene perché il segnale in ingresso è rimasto on. Se invece il comando, come normalmente accade, lo porta a 0, dura 5 secondi e poi si spegne. La differenza, come dicevo nel video precedente, aumento un attimo il tempo perché altrimenti non abbiamo sufficientemente secondi per visualizzare cosa accade. Lo riparametro a 10 secondi, lo compilo ovviamente perché ho apportato una modifica e lo ricarico. Ovviamente anche questo bisogna farlo ogni volta che c'è una modifica nel programma. Utilizziamo il TOF. Vediamo in che modo lavora. Porto il segnale in a 1, lo porto a 0, lui sta continuando a lavorare, lo riporto a 1, guardate cosa succede, il temporizzatore ritorna, si riazzera e ricomincia a contare. Quindi in questo caso, portando in on e poi in off funziona, portandolo in on, ritornando in off e ripartendo di nuovo in on, il timer ricomincia da 0. Non riparte da dove era stato bloccato precedentemente, anzi non si viene bloccato affatto. Cosa accade invece con il TP? Avviene, come abbiamo visto, che se lo comando a 1, scusate, bisogna prima comandarlo a 0, comando a 0,
Ok, riprendiamo. Se lo comando a 1 e lo comando a 0 e lo ricomando ad 1, lo faccio ripartire, non ha nessun effetto sul timer. Non riazzera la temporizzazione, ma continua il suo percorso, il suo cammino. Quindi, a differenza tra il TP e il TOF, è che mentre il TOF, se viene interrotta la temporizzazione e viene rilanciato il segnale di start, riazzera il temporizzatore, nel caso del torn questa manovra non comporta nessuna modifica sul generatore di impulso. L'impulso durerà il tempo stabilito sia che lo start venga riattivato sia che lo start non venga riattivato. Questa è la differenza tra i due temporizzatori. Spero di essere stato esaustivo, di essere stato semplice, di essere stato chiaro in questa spiegazione di questi timer. Volevo farvi vedere per curiosità una cosa che può essere utile se fare il collegamento. Agli inizi, non conoscendo bene tutte le istruzioni di base dove si trovano i vari componenti nei vari menu delle istruzioni di base, poi ci sono ovviamente anche le istruzioni avanzate e molto altro, viene il dubbio, dice, ma dove vado a cercare timer, temporizzatori se non so dove cercarli? Ecco, un modo semplice per farlo, una scorciatoia, è andando nella barra dei preferiti, c'è questa iconetta che si chiama casella vuota, si porta la casella vuota, questa casella vuota è un box generico, siamo noi a stabilire in che cosa deve diventare. Gli vado a cliccare sopra, se io mi ricordo che il temporizzatore si chiama TON, eccolo che mi appaiono le tre possibilità. Se io mi ricordo che il mio contatore si chiama CT, ecco, e ho le mie possibilità. Quindi in questo modo, anche se non mi ricordo esattamente in quale parte del cartello si trova, in quale menu, se io voglio introdurre un contatore, un temporizzatore, adesso ripeto l'operazione per un temporizzatore, TO, ecco, ho le mie tre possibilità. In questo caso ricreo lo chiamo semplicemente timer in questo caso perché per amore della spiegazione gli clicco ok e così mi sono creato un timer prendendolo direttamente attraverso questa casella vuota senza andare nel menu delle istruzioni di base. Nel caso che non vi ricordiate quindi dove si trova il componente, basta usare questa casella vuota. Vi ringrazio per il vostro ascolto, mi ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, spero anche che io sia stato sufficientemente chiaro e arrivederci alla prossima spiegazione, forse una lezione, come meglio desiderate. Vi saluto nuovamente e vi ringrazio.